Buongiorno dalla fattoria della farfalla, Beppe il contadino da Larino. Oggi l'azienda conta 27 ettari, tra cui 15 boschivi e 12 tra quello che è il parco qui della casa e il seminativo. 2 ettari di oliveto, Lecino e Gentile di Larino, l'autoctona del luogo, con 8 ettari circa di seminativo che è a rotazione, grano, orzo, eccetera eccetera, e circa 2 ettari di estensione con la lavanda. La produttività in base alla lavanda, visto che ce ne sono circa 36 specie, c'è l'intermedia, poi c'è il lavandino, la lavandula, ce ne sono tantissime che vengono gestite in maniera diversa dalla natura, e quindi da quel punto di vista bisogna capire il pH del terreno, bisogna vedere l'altitudine, bisogna vedere la posizione, se è argiloso, se ristagna acqua. Il sesto d'impianto della lavanda tecnicamente in campo di 1 ettaro, quindi 10.000 metri, in base alle scelte dei filari. Io ho scelto di adoperare la logica dei filari larghi, ho messo 10.000 piantine in campo per 10.000 metri quadrati di terreno. Un sesto d'impianto che va a 30 cm a piantina, tra un filare e l'altro circa 2,5 metri, 3, e un impianto da gocce sia all'inizio perché va aiutata quando è piccolina la talea. Successivamente la lavanda prende spunto sia dalla terra che dalla superficie e dall'aria. È una pianta che va curata i primi 2 anni. Il secondo anno c'è il taglio di contenimento, chiamato taglio di contenimento perché non è in piena fioritura, siamo all'inizio della fioritura, quindi è un taglio di contenimento. La pianta va tagliata quasi alla seconda gemma, prima gemma del fusto, diciamo, e successivamente il terzo anno si va a raccogliere il vero fiore, cioè la vera buttata, dal terzo anno fino al 9° anno. Poi la pianta esaurisce un po', anche perché in gergo si dice che va a secco, cioè cresce, se uno non è ben istruito di come tagliare la lavanda, come il taglio corrisponde sia alla raccolta che alla potatura. Come tutti i lavori agricoli c'è, tra virgolette, da soffrire i primi 2 anni appunto per mantenere i filari ben puliti. La lavanda va in fiore a metà giugno fino a metà luglio, dopodiché io, come ripeto, sono in biodinamica, attendo il momento propizio, il quale mi viene segnalato dalle api. Quando le api non circolano più sulla lavanda, quindi gli impollinatori vanno via, mi dicono che quello è il momento propizio per raccogliere la lavanda. La lavanda, una volta tagliata, la si può essiccare e successivamente a step, se uno ha un ambico piccolo come me, produrre l'olio anche durante il periodo invernale. La produttività è intorno ai 50 litri su un ettaro, 50-60 litri di olio essenziale. Io sono in biodinamica, cioè tutte le fasi lunari, la biodiversità, la catena alimentare. Io non uccido, non ammazzo nulla, anzi cerco sempre di portare più insetti, più animali, soprattutto adoperando la lavanda, perché la lavanda ha attirato molti impollinatori che dove prima pochi esistevano, e da questo punto di vista le zone limitrofe ne godono vantaggi e benefici, perché essendoci gli impollinatori, tutto ciò che ruota attorno all'impollinazione ha dei risvolti positivi in fase di produzione. Traetene vantaggio adoperando le giuste misure e i giusti obiettivi.